Lo verifichiamo anche sulla selezione dei file. Cambiamo il tema. Perfetto, come vedete sta funzionando correttamente. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con il full screen per quanto riguarda il nostro editor, in modo da poter lavorare al meglio al suo interno. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo ad impostare la possibilità di scegliere il tema per il nostro editor. Quindi sostanzialmente metteremo un menu a tendina con tutti i temi per quanto riguarda il nostro editor e alla selezione del tema di riferimento andremo ad associarlo all'editor. Quindi per prima cosa ci loghiamo in phpMyAdmin e andiamo a definire la tabella che ospiterà tutti i temi dell'editor. Ho già preparato un foglio Excel con tutti i temi del nostro editor, quindi sostanzialmente con il nome del tema, che fa riferimento ovviamente alla cartella IDE, quindi che fa riferimento al nome, come abbiamo visto nelle precedenti videoguide, del tema che possiamo associare al nostro editor. Se vi ricordate, nella cartella del nostro IDE sono presenti anche i file con il tema e ne avevamo caricato uno di default, quindi sono tutti questi file con tem trattino e poi segue il nome del tema. Bene, e quindi sostanzialmente ora andremo a creare la tabella all'interno del nostro database che ospiterà i temi. Andremo a leggere il contenuto del file Excel e fare l'upload all'interno di quella tabella. Quindi creiamo una nuova tabella che la chiamiamo temi editor, col campo id tema intero auto incrementa chiave primaria e poi come secondo campo gli impostiamo il nome, varchar gli impostiamo 50 caratteri. Bene, ora andiamo a creare il file che ci farà l'upload dei nostri dati e quindi ci spostiamo nel nostro editor e creiamo un nuovo file e visto che ci siamo apriamo, se non sbaglio avevamo già creato un file per l'upload del font family e visto che ci siamo ci ricopiamo il contenuto e andiamo a modificarcelo in modo da risparmiare un po' di tempo. Quindi includiamo la connessione, includiamo la classe Excel Reader per leggere il contenuto del nostro file, gli passiamo il file che si chiama temi editor XLS, se non sbaglio, vediamo un po', eccolo qua, no, temi ace XLS, perfetto. E poi poi facciamo partire un ciclo for per tutte le righe del nostro file Excel e facciamo una insert into temi editor al campo nome e il values sarà la riga del nostro file Excel. Perfetto, dovremmo esserci, lo salviamo come upload temi editor.php. quindi ora carichiamo i dati, quindi il file l'abbiamo postato, l'abbiamo lasciato sulla cartella htdocs, quindi localhost upload temi editor.php. Perfetto, eseguiamo lo script, ci spostiamo all'interno del nostro database, clicchiamo su mostra e come vedete
è stato caricato l'elenco. Dovevano essere 47 se non sbaglio, perfetto, ed è stato effettuato il dump corretto di tutti i nostri temi. Ora, nella barra qua in alto andiamo a inserire il menu a tendina e quindi nel nostro file gestione file allora prima mettiamo i pulsanti per il full screen e qua ci mettiamo una select name tema, poi li associamo gli eventi all'on change e all'interno della select apriamo il PHP, ci selezioniamo i nostri temi, quindi faremo una cell temi che sarà uguale a select stellina from temi editor, eseguiamo la nostra query, quindi MySQL query di cell temi, scusate, connessione virgola $cell temi e poi gli diciamo while row temi è uguale a MySQL fetch array di res temi, quindi per ogni tema che trova gli facciamo stampare il relativo option, quindi gli diremo option value, gli impostiamo direttamente il nome, quindi row temi al campo nome, non andiamo a impostare l'id, all'interno dell'option ci stampiamo nuovamente il nome del tema e chiudiamo l'option. All'option, scusate, alla select per il momento non gli associamo alcuna direttiva, dovrebbe impostarlo direttamente tutto a destra, quindi salviamo F5, perfetto, come vedete è stato caricato il nostro menu a tendina con tutti i temi, perfetto. Ora alla select sul nostro tema dobbiamo fare un JavaScript self location e inserire nell'URL anche il tema selezionato e quindi gli diremo alla nostra select on change JavaScript self.location uguale privata.php pagina uguale alla pagina visualizzata nell'URL, quindi get pagina e poi tramite end ci concateniamo tema uguale a più this value, quindi il tema selezionato. Perfetto, quindi salviamo F5, selezioniamo un tema differente e come vedete viene aggiornata correttamente la nostra pagina e nell'URL viene aggiunto il tema che abbiamo selezionato. Ora, innanzitutto andiamo a mantenere attiva la nostra selezione e quindi gli diremo ad ogni ciclo while if isset $_get tema and
get tema è uguale a row temi al campo nome, allora cell tema uguale selected altrimenti cell tema sarà uguale a stringa vuota. All'interno dell'option ci stampiamo la nostra variabile, salviamo, F5, perfetto, e come vedete viene mantenuta correttamente la nostra selezione. Ora invece al caricamento di default qua vogliamo che venga selezionato il tema di default, quindi il tema Monokai. Quindi invece di andare a verificare su get tema, facciamo prima un controllo, quindi if iset get tema, qua gli diciamo che la variabile tema sarà uguale a get tema, perfetto, altrimenti la variabile tema sarà uguale a Monokai. Vediamo come si chiama. Monokai, perfetto. Quindi se non è settato tramite il get il tema, andiamo a definire quello associato all'editor di default e lo associamo alla variabile tema. E poi il controllo non lo facciamo su get tema, ma su tema. Quindi if tema è uguale a row di temi al campo nome, selected. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo. F5 e come vedete ora tramite il get non è postato il tema e viene selezionato il Monokai di default. Selezioniamo uno differente e come vedete va giustamente a selezionare quello che abbiamo postato tramite il get. Ora lo stesso dobbiamo fare anche qualora stessimo modificando un file e ovviamente alla selezione dobbiamo postare l'id e il file che stiamo modificando. Quindi lì dobbiamo anche dire if iset getID if iset getID definiamo una nuova variabile che la chiamiamo URL, quindi la parte di codice da aggiungere nell'URL che sarà uguale a id uguale scusate, dobbiamo aggiungere end id con l'id ed end file col file che stiamo modificando, quindi end id uguale a getID e poi ci concateniamo end file uguale a get file. E quindi nella nostra select, quindi nella nostra select, quindi questo controllo lo dobbiamo fare prima in realtà della nostra select, quindi qua
ci apriamo nuovamente il PHP e facciamo questo controllo. Bene, e quindi dicevamo nell'onChange, oltre a passare la pagina, prima del nostro tema, ci concateniamo qua la variabile URL. Dovremmo esserci, quindi salviamo. Sì, salviamo. F5, riselezioniamo il tema, un tema differente. Perfetto, come vedete va a inserire il file che stiamo modificando, l'identificativo che ci serviva poi per mantenere attiva, vi ricordo, la navigazione nelle directory, e poi aggiunge il tema di riferimento. Bene, ora che abbiamo fatto tutto questo, dobbiamo in realtà andare a associare al nostro editor il tema prescelto. Quindi, se vi ricordate, allora siamo in Genera Editor. Quindi nella nostra funzione Genera Editor, se settato nel get, dobbiamo andare a associare il tema di riferimento invece del Monokai di default. Però vi ricordo che dobbiamo anche andare a includere lo script JS di riferimento. Quindi innanzitutto quello di Monokai, lo script Monokai lo includiamo a prescindere, però poi gli diciamo tramite il PHP, gli diciamo if iset $_get tema aperta e chiusa grappa di includere lo script di riferimento, quindi script type text JavaScript src include JavaScript ide teme trattino, e qua al posto di Monokai dobbiamo inserire il nome del tema postato, quindi get tema .js. Perfetto. E all'interno della funzione Genera Editor, allo stesso modo, per associare il tema, facciamo questo controllo. Quindi riapriamo nuovamente il PHP e diciamo if iset get tema editor set them qua ci va la nostra variabile get tema, perfetto, e poi richiudiamo la graffa dell'else, scusate, dell'if, altrimenti, quindi else editor set them Monokai e richiudiamo la graffa. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, di default non è postato il tema e viene mantenuto il tema Monokai, selezioniamo un tema differente e come vedete questo è scuro, non si vince più di tanto, però come vedete alla selezione del tema viene cambiato correttamente il tema al nostro editor. Perfetto, sta funzionando correttamente. Ora lo verifichiamo anche sulla selezione dei file, cambiamo il tema, perfetto, come vedete sta funzionando correttamente.
Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla selezione del linguaggio di programmazione.